Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi andremo a lavorare insieme la borsa a nodo giapponese. È un progetto veramente molto facile, quindi adatto veramente a tutte, quindi anche alle meno esperte, e adesso andiamo a vedere nel dettaglio l'occorrente per poterla realizzare insieme. Il cordino che andrò ad utilizzare oggi per realizzare la borsa col nodo giapponese è il cordino Ares. È un cordino di Borgo dei Pazzi, made in Italy, ve l'avevo già presentato in altri tutorial. Oggi andremo a lavorare con la tonalità numero 33. Se andate sul sito Borgo dei Pazzi troverete che del cordino Ares tantissime tonalità. Con questo codice lo potete acquistare con uno sconto immediato di 5 euro, ma non solo, questo cordino, tutto quello che trovate sul loro sito. Per questo progetto ne serviranno circa 250-280 grammi, la rocca è da mezzo chilo, quindi vi basterà abbondantemente sia per fare qualcos'altro ma anche per creare questa borsa anche più grande. L'uncinetto col quale andrò a realizzare il progetto è l'uncinetto 3,5, ma anche il 4 e il 4,5 andrà benissimo. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione realizzando 47 catenelle che io appunto ho già eseguito. E adesso torniamo indietro realizzando dei punti alti. Infatti la nostra lavorazione saranno, appunto tutta la lavorazione saranno dei punti alti in costa. Quindi cosa facciamo? Prendiamo il filo e andiamo sulla quarta catenella e andiamo a realizzare un punto alto, che sarà il secondo punto perché il primo sarà sostituito dalle prime 3 catenelle. Si va avanti nella lavorazione, in totale saranno 45 punti alti, quindi facciamo in questo modo, in ogni catenella sottostante, in questa maniera, e facciamo tutta la riga. E ci rivediamo per vedere come iniziare il secondo giro. Realizzati tutti i 45 punti alti, adesso, finita la riga, 3 catenelle che sostituiranno la nostra prima maglia alta del giro successivo, voltiamo il lavoro e adesso procediamo realizzando punti alti in costa. Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto e anziché prendere entrambe le asoline, prendiamo solo quella esterna, in questo modo. Un po' come quando realizziamo esattamente il punto basso in costa, il punto alto è la stessa cosa. Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, solo l'asolina esterna e ci lavoriamo sopra il punto alto in questo modo. Per tutte le righe successive, quindi tutta la lavorazione sarà realizzata appunto con il punto alto in costa. Faccio qualche altro punto e vi faccio vedere qual è il risultato. Eccolo qui. Quindi arriviamo alla fine del giro e facciamo insieme anche il terzo. Completato anche il secondo giro, facciamo la stessa cosa, ovvero 3 catenelle che sostituiranno sempre il nostro primo punto alto del giro successivo, quindi si volta il lavoro e si continua. Quindi ripetiamo esattamente quello che abbiamo fatto prima, quindi punti alti in costa per un totale di 45 maglie. In questo modo, quindi mi raccomando, contiamo perché se saltiamo qualche punto il nostro lavoro potrebbe venire non dritto. Ecco qua, questo sarà il risultato. Ne facciamo in totale, quindi di giri di maglie alte, in totale 19, quindi le realizziamo tutte e ci rivediamo per vedere come proseguire. Eseguiti tutti i 19 giri, abbiamo ottenuto una larghezza da 24 e un'altezza da 20. Vedete? E questo è come verrà appunto l'effetto del punto alto in costa. Adesso dobbiamo andare a creare i due manici che saranno uno più corto ed uno più lungo. Quindi come procediamo? Finito quindi il 19° giro, facciamo le nostre 3 catenelle che sostituiscono il nostro primo punto alto,
voltiamo il lavoro e sempre in costa andiamo a eseguire 10 punti alti, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e questa sarà la larghezza del nostro manico. Fatto questo, sempre 3 catenelle, voltiamo il lavoro e andiamo a fare né più né meno il lavoro che abbiamo fatto prima. Quindi andiamo a ricreare le nostre 10 maglie, sempre in costa, in questo modo, e in totale andremo a realizzare 10 giri. Quindi finito questo, poi passiamo da quest'altra parte e vi faccio vedere come realizzare il manico più lungo. Completati quindi 10 giri, ho completato appunto il primo manico, quello più corto. Io adesso giro il lavoro per così e cosa faccio? Vado a creare altri 10 punti da questa parte per creare il manico lungo. Quindi io ho tagliato il filo, lo riprendo, faccio il cappiettino e vado a cercarmi il 10° punto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Su questo, sempre in costa, io mi vado ad agganciare e faccio al solito 3 catenelle che mi vanno a sostituire il primo punto alto e proseguo. Nel frattempo la codina me la vado a lavorare dietro, così la cominciamo a nascondere. Quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ed ecco che qui già ho creato le mie prime 10 maglie in questo modo. Vedete? Io ho cominciato da questa parte perché qui, vedete, col punto in costa ho dato una sorta di continuità. Quindi 3 catenelle, quindi al solito per voltare, quindi giriamo il lavoro e ricomincio con la sequenza, quindi uguale all'altro manico. L'unica differenza che anziché creare 10 righe ne creiamo 20, perché appunto il manico, questo è quello più lungo che poi andremo a incastrare con l'altro. Quindi completiamo anche questo manico da 10 e io già ho creato l'altro pannello, il risultato finale sarà questo, vedete? Perché poi li andremo a cucire. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo completato questo e vi farò vedere il giro di contorno. Completato quindi il manico lungo, ho creato 20 righe. Adesso andiamo a creare il contorno, quindi ho fatto una catenella, volto il lavoro in questo modo e adesso in ogni riga di punto alto, quindi qui, andiamo a creare 2 punti bassi in questo modo. Quindi avvolgiamo quindi questi 2 punti bassi attorno al punto alto che ci sta qui, in questo modo. E questo sarà il nostro contorno. Quindi vedete, questa è una riga, eccetera. Quindi in ogni riga 2 punti bassi attorno all'ultimo punto alto che c'è all'estremo. Quindi questo è un lavoro molto semplice, quindi lo facciamo tutto quanto.
Qui ci ritroviamo le maglie già pronte, poi qui sempre due punti bassi qui in questa parte, insomma facciamo tutto il contorno e ci rivediamo per farvi vedere come cucire insieme i due pannelli. Completati entrambi i due pannelli, adesso dobbiamo occuparci della cucitura. Per quanto riguarda le misure da questa parte a questa parte, quindi dove c'è il manico lungo, siamo a 44 cm, mentre da questa parte siamo a 34 e 25 di larghezza, quindi le misure sono queste. Ovviamente non vi preoccupate se c'è qualche centimetro di differenza, ma più o meno se seguite i miei punti e le mie indicazioni, alla fine le misure saranno più o meno queste. Poi cosa ho fatto? I pannelli li ho messi dal lato del dritto all'interno, quindi questa parte che vedete e questa parte è la parte interna, perché una volta che noi andiamo a cucire poi la borsa verrà rivoltata. Io qui ho già effettuato le cuciture sui manici, quindi poi alla fine facciamo quindi la rotazione e giriamo il lavoro, e adesso dobbiamo andare, come ultima cosa, dobbiamo andare a quindi creare le cuciture su questi tre lati. E partiamo, io qua mi sono già agganciata con del filo e un nodino, dobbiamo partire qui dove ho messo questo segnapunti e dobbiamo fare le cuciture prendendo soltanto le asole esterne, quindi lasciare quella interna, e quindi faccio in questa maniera. Faccio passare il filo, tiro per bene e poi vado avanti con le altre due asole. Nel frattempo la codina me la vado a nascondere e proseguo sempre con costina esterna con costina esterna e tiro per bene. Questa tanto sarà la parte interna, per cui non si vedrà. Vado avanti con il lavoro in questo modo e punto per punto noi andiamo ad effettuare le cuciture in questa maniera. È un lavoro abbastanza semplice e lo facciamo quindi su tutti i tre lati, per cui ci rivediamo non appena abbiamo completato questa cucitura, quindi su tutti i lati, e a questo punto la borsa sarà completa. Ed eccola qui completa, quindi io ho rivoltato la borsa come vi avevo detto, così da dare questa sorta di profondità. La borsa praticamente si presenta così, e nel momento in cui noi andiamo ad alloggiare le nostre cose, prendiamo il manico più lungo, lo facciamo passare in quello sotto ed ecco che la borsa appunto si presenterà in questo modo. Quindi il progetto è veramente molto facile, è adatta a tutte. Se c'è qualche passaggio comunque che non vi è chiaro, non esitate a scrivermi. Se vi fa piacere, iscrivetevi sul mio canale attivando la campanella e vi arriveranno sempre le notifiche ogni qualvolta andrò a pubblicare un nuovo progetto. Vi ricordo inoltre di andare sul sito Borgo dei Pazzi. Con questo codice potete acquistare sia il cordino Ares che oggi vi ho presentato, ma tutto quello che trovate sul loro sito. Quindi a questo punto ci vediamo alla mia prossima creazione.